relax l'impasto. Questo lievito madre c'ha 19 anni. Andiamo di acqua. Una pizza cotta bene la digerisci bene. Poi facciamo diversi tipi di pane, ma non ogni giorno. Poi facciamo i pani grandi perché c'è un ristorante che ci chiede i pani grandi. Facciamo il pan brioche quando abbiamo nel menù, quindi ci piace tanto giocare con questo. Quando dicevo alla canapa, al curry, però poi abbiamo capito che comunque il classico era quello che spingeva più di tutti. Adesso li mettiamo dentro. Poi andiamo di acqua a bagnare le pareti per creare umidità e spengo il forno. Spegnendo il forno c'è la temperatura calda, l'umidità che sale, per questo escamotage che ci aiuta a fare sviluppare il pane prima che faccia la crosta, e poi accendiamo il forno e finiamo. Sono passati 12 minuti, andiamo a controllare la temperatura del nostro lievito. Perfetto, vedi? Al tatto ovviamente non è caldo, però il lievito deve presentarsi così asciutto, ovviamente la sua umidità che ti servirà. Avevamo una piccola sfogliatrice che ci aiutava a fare questo, ma si è rotta, la sfiga è pazzesca. Ed è duro, cioè pensa, non è... Dobbiamo arrivare ad avere un lievito molto liscio e forte. Nel frattempo lui abbassa di temperatura, però comunque sia l'hai portato dove volevi. Con la sfogliatrice fai più veloce. Una volta a settimana facciamo il rinfresco proteico con l'aggiunta di tuorlo, piccola percentuale, 15 grammi di tuorlo all'interno, per una questione di aggiusto il pH delle proteine, mi aiuta a mantenere il lievito in una maniera migliore. Lavorare con lievito madre com'è? È molto più tecnico e avere molta più consapevolezza di quello che stai facendo, no? L'alveolatura è differente di un pane fatto con lievito madre rispetto a quello di birra. È bello, alla fine è più challenging, quindi ci diverte di più. Quindi non è monotono, non è monotono come lavoro. Il lievito c'è una bella elasticità, è abbastanza liscio, ovviamente può essere perfetto o non perfetto, va bene lo stesso. Andiamo a rollare così. Questo pezzo me lo prendo e ci facciamo la palla per fare il nostro bel impasto dopo. Nel frattempo accendo il forno. Ho ordinato il telo nuovo più grande, però deve arrivare, quindi per il momento mi arrangio. Già 3 volte che ti arrangio. Ma sì, ma è quello bello, no? Eh sì, ma è normale, no? Quindi noi lo stringiamo così, lui c'ha forza di crescere. Poi se tu lo fai come lo vuoi girare lo giro, non importa. Fare il fagottino perfetto, sì, bello, bellissimo, però alla fine con l'esperienza poi capisci quanto spazio ha bisogno del tuo lievito. Questo qua andrà a nanna fino a domani, stessa ora, ogni 24 ore. Il piccolo, quello che ti rimane per fare l'impasto, poi dipende da quanto ne utilizzi, se cambi il tuo ratio, ovviamente se tu utilizzi 200 grammi di lievito al giorno, lievito madre al giorno, farai un rinfresco più grande, avrai una massa più grande e tutto. Noi usiamo massimo 150 grammi, quindi
veloce. Basta che il lievito sia abbastanza tenace, ha sviluppato una bella maglia glutinica, qui cresce. Mettiamo contenitori, pellicola, facciamo dei piccoli fori. Poi, vedi l'orario, che ore sono? Le 12. E il lievito sarà pronto fra 3 ore e mezza, quindi 15:30. Adesso andrà. Frigo settato a 27 gradi, il mantenitore settato a 27 gradi, l'umidità caldo ovviamente, tutti dentro. Ciao ciao, perché ci vediamo. Il nostro forno alla parte sinistra, cucina prima, è più calda eccetera, quindi noi andiamo a fare uno switch. Mancano 7 minuti di cottura all'incirca, te ne accorgi. 2 modi per capire quando il pane è cotto: la temperatura al cuore. Non appena raggiunge i 97,8 gradi lo tiriamo fuori, quindi sarà magari un po' più umido rispetto a un pane ultimato a 99 gradi, però con la doppia cottura che andiamo a dare durante il servizio il pane deve essere bello, non importa che sia fatto, se sia uniforme, non sia uniforme, se il taglio è perfetto, ma se il pane è bello, è bello. Perché secondo me, magari mi sbaglio, è uno dei migliori pani che ci possono mangiare. Nel ristorante ovviamente. Lavoriamo con un mulino di Gevano, quindi mulino di Gevano, pagami. Lauro Fibra 1, di Gevano, e poi all'interno utilizzo una percentuale di grano spezzato di mulino marino. Poi piccolissimo, che fa dei prodotti veramente scioccanti. Questo lo tiriamo. Ma è bello, è leggero. Ci adora. Odore di pane. Perché comunque siamo tutti bravi, sì. Però le cose devi conoscere, devi saperle. Devi sbagliare, perché comunque se non sbagli non impari. E impari di più durante gli errori, poi non appena c'è un inceppo devi sapere risolvere il problema. Noi facciamo un impasto al 70% di idratazione, se no senza grano spezzato 67%, 66%. Sono 5 litri, adesso devo andare a prendere gli altri 2. Per lievito madre quello. Sì, cerco di farlo solire un po'. Adesso sono arrivati. Oh, che crema, qualità la latte bisogna mangiarlo al tavolo. Visto, sì. Noi facciamo una pulisi diversa. Tu devi fare 100% di farina, 50-60% di acqua, noi facciamo il contrario, 100% acqua, 50% di farina e poi aggiungiamo la farina di marino. Questo qua c'è chiaro, c'è un odore. Vedi che non è bianca del tutto, c'è il germe di grano all'interno. Con questo metodo tu prediligi la friabilità della pizza, quindi c'hai una maglia glutinica meno forte, una pizza più buona dal mio punto di vista. Ovviamente poi io, giusto? Sbagliato? Non lo so. Quindi fai 5 kg di farina, 14 grammi. Non saranno quei 14 grammi a rovinarci l'impasto. E poi mezzo chilo di grano spezzato. Che non ho segreti, puoi avere le ricette degli chef migliori al mondo, ma se non li sai seguire, se non capisci i problemi che una ricetta può sviluppare, le fasi di una ricetta. Non so se mandrache. Oh, questo lo buttiamo dentro. E questa gira per 10 minuti. Braccia tuffanti, il lievito madre è una bomba.
simula le mani, no? Le braccia appunto. Sviluppa una maglia glutinica migliore a mio avviso, non surriscalda l'impasto. Questa è l'ottima per i prodotti di pasticceria, panettone, brioche, cioè fai dei prodotti con queste macchine shock. Questa la facciamo andare per 10 minuti, quindi vogliamo che tutta la farina venga idratata, si fa una pappetta. Solamente le tempistiche per noi sono importanti, cioè quando aggiungiamo le farine, quando aggiungiamo il sale, quando aggiungiamo l'olio. Il brianzolo più terrone, maranza, che abbia mai conosciuto? Non è vero, sono leggende. Che noi portiamo dall'Italia. E poi anche lì capito la selezione del prodotto, cioè io non compro quello che mi conviene, io compro quello che mi piace, che è diverso, perché sì, la convenienza ha un limite, però devi essere contento per quello che acquisti. Come l'aglio, anche l'aglio compriamo l'aglio rosa, perché a me piace l'aglio rosa, che costa sì un pozzo di soldi, però non è l'aglio cinese. Melanzane dall'Italia. Provenienza Spagna. Questa è provenienza Spagna, è graffito che Cioè, ma si può. Perché ieri Jest peruani w razie czego. farina in 4 battute. La prima battuta è la più grossa, l'ultima battuta è la più piccola. Facciamo 2,5 kg. Timer. Ehi Siri, 5 minuti di timer. Bene. E mezzo. Quindi siamo già a 2,5 kg, 3-4. E poi l'ultimo chilo lo dividiamo metà e metà. Nella prima tranche inserisci 2,5 kg di farina, quindi c'è molta più potenza, diciamo, che viene dalla farina per sviluppare la maglia. Nell'ultima è la più piccola, quindi vai un po' più debole, la maglia glutinica che vai a sviluppare l'impasto e basta. La digeribilità della pizza, per quanto mi riguarda, è la cottura. Una pizza cotta bene la digerisci bene. Poi farine integrali, farine bianche, c'è la crusca, non c'è la crusca, c'è il germe, non c'è il germe, alla fine la cottura. Seconda tranche di farina, altri 5 minuti. 400, 300, 400. Boh. Terza tranche. Vedete, la maglia glutinica comincia a formarsi, ovviamente è debole, però sta cominciando a prendere forma. Anche di me hanno messo qualche grammo in più là. Stringe la maglia glutinica, lo mettiamo il 3%. Andiamo di sale. Nei grandi lievitati la parte grassa va messa alla fine. La camera sia bella pulita. Ma per questo impasto su 10 kg di farina, 70% di idratazione sulla farina, non sul totale,
Poi abbiamo il 3% di sale, il 2% di olio. Oh, già sta. Nasco a Palermo nel 91. Dopo le scuole medie dovevo fare qualcosa, non lo so. Avevo pensato di fare un percorso classico, ma ci vogliono tanti soldi, quindi la mia famiglia non poteva. Poi scelgo il professionale, vado all'alberghiero. Mi diplomo, anche bene, devo dire la verità, e comincio a fare il cuoco a destra e a sinistra. Però senza consapevolezza, capito? Anche perché se esci dall'alberghiero non è che sei un cuoco. Mi ero iscritto all'università nel frattempo, volevo fare il giornalista, sempre gastronomico, non uscivo dall'alberghiero, mi piaceva. Ho avuto la fortuna di incontrare uno chef molto duro che però mi ha fatto capire tanto, che in realtà la cucina non è solamente cucinare, cioè, capito? È un mondo a sé la cucina, no? E allora ho abbandonato gli studi, ho fatto Sardegna 11 mesi, poi Toscana ho fatto 1 anno e 8 mesi e poi da lì per culo, per fortuna, sono finito in Inghilterra. Poi una volta imparato l'inglese avevo il pallino di andare a lavorare nei ristoranti stellati, perché avevo già fatto un'esperienza in Italia, parto vado al ristorante stellato, poi ne faccio un altro, poi faccio 2 stelle e un giorno mi arriva un'offerta di lavoro. Quindi si dice guarda Giacomo, devo aprire un ristorante, mi serve lo chef, ho pensato a te. Avevo 23 anni, un po' sa cosa, i soldi erano buoni, proviamoci. Apriamo questo ristorante, quindi la mia prima esperienza da chef, giovane, quindi potete immaginare, parte a destra, parte a sinistra, ti diverti di qua, ti diverti di là, però comunque si lavorava un botto di ore, abbiamo fatto bene, poi una certa è andata come è andata, il concept non era fatto per quel ristorante e poi con la Brexit, nel frattempo avevo conosciuto mia moglie, ho deciso di andare via. Venivamo spesso in Polonia in vacanza, poi trasferiamoci in Polonia. Arriviamo in Polonia nel 2019, Covid, quindi difficoltà a trovare lavoro, poi per fortuna a Bologna ne trovo uno e là imparo a fare la pizza. Mi piaceva veramente, però comunque è una cosa che ho accantonato via, io ho sempre voluto fare il cuoco, faccio il cuoco. E mi cominciano a contattare in giro per aprire ristoranti. E quindi sono andato in Spagna, ho aperto una pizzeria, un posto dove faceva un burger gourmet, e poi una polleria, e tutti concept diversi tra di loro. Dopodiché in Polonia io facevo delle masterclass in cooperazione con Bosch. Una volta un tizio è venuto a fare una lezione, poi è rivenuto e poi mi ha proposto guarda Giacomo, io ho dei soldi da investire, puoi aprire una pizzeria. Ma poi apro questa pizzeria, poi ne apro un'altra, poi mi sono fatto una certa fama, ho aperto un altro ristorante, poi ho aperto un'altra ancora, poi mi ha contattato Marriott per fare le consulenze nei suoi hotel che hanno la pizza. E 2 anni fa abbiamo aperto questo ristorante madre, dove il concept è tutto madre appunto perché tutto parte dal lievito madre, è un ristorante italo-spagnolo, perché ovviamente come sono un mio socio è spagnolo, contaminata da tutte le esperienze che sia io che tutto il team hanno avuto in cucina, no? Quasi provocatoria. Noi facciamo tutto quello che l'italiano non fa, capito? Mettiamo l'ananas sulla pizza, anche se non è una normale ananas, perché cotta al forno, con il rum, tutte le spezie. Vabbè, la mia routine si sta formando e se aggiungiamo l'olio. 200 grammi di olio tutto in una botta. Adesso il pasto si spezza tutto e poi ritorna tutto assieme, perché comunque riesce a essere inglobulato. Tanto l'odore è spettacolare. Di solito una pizza molto friabile non è bella da vedere perché la forza della maglia glutinica non è tale da spingere i cornicioni, perché la lasci un po' più lenta, perché prediligi la friabilità. La gente vuole vedere la pizza bella, devi trovare il modo per farla venire bella e essere friabile. Purtroppo poi ci sono certi cornicioni, non c'è nessuno. Ma noi non lo facciamo molto sviluppato. Adesso noi misureremo anche la temperatura. Vedi, la macchina è pulita, il pasto si stacca dalle pareti. 70%, quindi poi con il lievito madre che la sua idratazione e l'olio poi arrivi a 71, 70,8. Questo è l'impasto. Un profumo spettacolare. Pasto asciutto
è importante che non sia lucido, perché sennò comincia a rompersi. Allora gli dà un bel profumo all'impasto, ma mettiamocelo l'olio. Odore sulle braccia, che fa bene anche alla pelle. Molto tenace, lo riusciamo quasi a vedere l'altra parte, che è importante. Vabbè, pazienza. Perché è scomodo. Ecco qua, lui è abbastanza tenace. Ciao. Ciao. Cioè, nonostante sia un 70%, sembra molto più duro, e lo è, ma perché il grano spezzato ha una capacità di assorbimento tipo del 110%. Quindi Ok, facciamo 800 grammi di torlo d'uovo, quindi usiamo soltanto tuorli con farina 00. Utilizziamo farina di riso, che permette di seccarsi un po' più rispetto alla farina di 00. Castigliamo, portate una di 7, praticamente ogni macchina ha un suo livello, ok? Quindi cerchiamo di portarla a una stiratura non troppo fine, perché utilizziamo un filling abbastanza morbido, ok? Quindi nel momento in cui la andiamo a fare molto fine, come dovrebbe essere un buon raviolo, va ad essere troppo umido l'impasto, quindi c'è il rischio anche che si rompa. Ragazzi, ci piace divertirci, ok? Siamo degli stacanovisti del lavoro, che ci piace lavorare come delle bestie, perché ci piace l'adrenalina, ci piace lo stress del servizio, vedrete durante il servizio. Spero che sia molto busy oggi, così vi rendete conto di cosa intendo. L'adrenalina, la frenesia del servizio, chiamare le comande, gestire. Solo per Psycho, ok? Mattina ci prepariamo sempre la media di una decina di porzioni, perché tendiamo a farli freschi giornalmente. Tanti hanno la macchinetta elettronica che va da solo. No, a noi ci piace sudare. La tagliatella deve essere molto sottile, ok? Quasi che si sciolga in bocca al momento dell'assaggio. Questa deve essere un po' meno sottile per evitare che si inumidisca troppo.
la porzionatura, diciamo, del raviolo, in modo tale così vado a seguire una linea. Burrata ricotta, scorza di limone, sale e pepe. Parte dell'arrancio. Che bello latte all'arrancio. Noi siciliani in questo siamo famosi, eh? Devo essere sincero. Sono passati 12 minuti. Il termometro. Verrà servito poi con un pesto di basilico e dei pomodori confit che disidratiamo per circa 7 ore a 70 gradi. Vado un po' a schiacciare per evitare la formazione di bolle d'aria all'interno, quindi caccio un po' di aria fuori. Cavo, io lo riempino un attimo. Vai. E adesso, grazie. Ce la faremo. Sfigare, pazienza. E adesso sfigare, pazienza. E adesso tappa. Il metodo di conservazione li mettiamo con una placca plastica, Jacob, un antiassorbente e sempre farina di riso per evitare che si attacchi. E voilà, le chiuso faire. Guarda che bello, guarda. Quello che si è dobbiamo arrivare ad avere. Io ho iniziato che avevo 15 anni facendo dei piccoli stage con la scuola e che ho frequentato la scuola alberghiera. Vengo da Palermo, periferia di Palermo, un po' anche zone non tranquillissime, ok? Vedi spaccio, vedi gente che si picchia, gente che spara, vedi tu. Avevo 19 anni e ho deciso di iniziare dei viaggi. Ho vissuto in 6 paesi. Bello, bellissimo. Questo è un lavoro pesante, molto, pieno di sacrifici, però che dà soddisfazione. Siamo situati in una delle posizioni più centrali di Varsavia. Io sono qua da 6 mesi, ok? Però informandomi ho capito che è una città abbastanza in espansione. Ho un fratello di 15 anni, ok? Mi ha già detto che vuole andarsene via da Palermo. Quindi quello che dico a lui dico anche a tutti. Fate, non avete soldi, non ha importanza. Ne avete pochi, va benissimo. Dovete arrangiarvi, però fate, cercate di fare un'esperienza del genere perché è una cosa importantissima. In qualche modo farete. Dovete soltanto essere coraggiosi e non farvi scoraggiare. In Inghilterra i primi anni non parlavo zero inglese, con i gesti parlavo, capito? Mi facevo capire. In qualche modo ce l'ho fatta, ok? Non sai fare niente, lava piatti, cameriere, qualunque cosa, che è soltanto un inizio. Ho vissuto in ostelli con 30 persone, ho vissuto in case senza mobili, senza letto, ho dormito per 4 mesi in un materasso per terra senza niente, il mio armadio nella mia valigia. Non state in mezzo alle cosce dei genitori, tutto servito e riverito, no. Questi adesso li conserviamo in frigo, nel walk-in fridge, e man mano abbiamo in ordine uno dei ravioli, li faccio in corridoio e le vado a prendere, quindi anche il sacrificio di andare in frigorifero e prenderle porzione dopo porzione, non è soltanto fare il raviolo, e c'è un pensiero dietro, devi... così.
Questo è il raviolo che abbiamo fatto stamattina, con una salsa al pesto, con quello che dicevo stamattina. Voilà. Grazie. Anche a Roma avete filmato questo? A Roma no, ancora niente. Mi interessa. Cosiddetta nuova tonda romana. Ho vissuto abbastanza vicino a Roma, però non ho provato mai la tonda romana, sempre teglia. Mi piace tanto, però. Io sto uscendo fuori con due chitarre da cantare a seguire Way. Poi dai, canta il pochino, 7 minuti, 4 minuti poi. Mi penso che sia che vuoi, rigatone di carbonara. rigatone carbonara, rigatone matriciana. You have two tartar, right? Hola, can I have some more something? Or too fast? Do you have for tartar? Oh no, do you want just one? Ravioli burrata alla norma. Pizza burrata norma adesso, giusto? Sì. E norma ravioli. E anche garden toast. Le palline perché ci bevo questa sera. Cosa costruzione un di pezzo?
English. Comprare sempre. So, io pensavo, mandare le paste e poi tutti quanti sono le tele, lo so. Bread and fries you can go. Cosa può succedere un diverso? Comprar que semis? Bread goes with the fries. Yes, the one. Yeah. Una mezza porzione. Per quello dico la cucina è piccola, quindi. Passate sterile per me. Mi piace un po' di quel sentimento della vita cruda, lo sai, È come a Genova, come i suoi parti non solo belli però anche brutti. Certo. So Garden 2 e Garden 6. Someone is in on table 20? Garden 6 e Garden 2. E io con Garden 2. Questo è Ok. Pizza burrata norma adesso, giusto? No. È normal a noi. Need the coffee? È norma a noi. Adesso Deve essere sai. Service! Da mango szklanka. Pizza margherita. Marco,
sapere sempre dopo. Vuoi avere? Base crema spinaci, coppa, una salad freeze salad con limone, olio, bla bla, e chips di Va parmigiano. bene stesso. Andiamo a fumare? Sì, Beautiful Valeria. Salumi tagliati al momento, mi raccomando non preparate niente prima perché se no diventano secchi e fanno cagare. C'è là. Ok, devo andare a parte. Ok, now we're gonna start to count for 21. Ravioli, table 21 with ravioli. Yaki, the navy wish, story spiegge, la puntata. Finish 21. Adesso stiamo andando. Dove state qua? We went a little bit. You got 2 salmon ready, anything? Bellissima, bellissima, bellissima. Non ci mancherebbe. Marco, terra sfai con tutto. Pizza, ravioli, pizza. Pane e fries followed by margherita and classic mortadella, but wait, 10 minutes, give 10 minutes. There are so many. You know what you can do with 270, so we can roll it time to time. Because there is no space to put up pizza. C'è con la mamma? Abbiamo il pomodoro giallo per una determinata dolcezza, il pomodoro verde per una sua acidità particolare, abbiamo il pomodoro a cuore di 2 per la sua intensità e la sua dolcezza, al basilico, per forza. Siamo ragazzi. Una bella castigliata di parmigiano reggiano. Ce l'ho io. Carne 11 Marco, una spianata extra stracciatella per favore. Sì, te lo dico subito, Carne 11. Margherita, sì, sempre uguale. Qua abbiamo una pizza, sì, la pizza con l'anis.
Abbiamo cotto e anis. Sì, non hai capito bene. Buonissimo. Sono delle fettine. Le arrostiamo in forno con salsa barbecue, ginger powder, garlic. Yes, you can start to go. I'm ready, eh? But they want the starter first. Terras 5, Moji Beach. I don't know, Marco, Terras 5 all together? Quelli calamari sosa a parte, parmigiano, arancini, fry, spenato. Viene. 8 minuti, mettiamo in adesso. Carne 11 Marco, una spianata extra stracciatella per favore. Sì, subito, We can go with table 1, which is margherita and cassi mortadella, but I think we can go with 15 as well. Di carne milanese. Nella milanese, a parte le guarnizioni, gli altri di formaggio all'interno? No, perché allergico al pomodoro. Potrebbe esserci del latte. Quindi questo l'hai messo al paro. Ridi! Ah, c'è nothing else. For tomorrow, yeah. No, sì? I have a list here. Allora. Oh, God. Adesso facciamo stagliare, lui si rilassa un altro pochettino, poi facciamo la perlatura finale, lo buttiamo a 27.000 gradi a lievitare per stasera. Leggero, non troppo forte, comunque l'impasto è già teso e ci serve per questa sera, quindi non vogliamo andare a sviluppare più maglia glutinica di quella che non c'è già. A me non interessa che la panina gonfi in altezza, per una questione sempre di friabilità. Quindi se le palline stanno belle e comode, non litigano, non c'è spazio, però siccome noi siamo molto limitati con lo spazio ne mettiamo 8. Delle volte per carità arriviamo anche noi a 10, a 12. Il sabato andiamo a 12 perché abbiamo spazio. Facciamo una fermentazione in massa più lunga, un po' più lunga. Dobbiamo fino a 3 ore, non più di 3 ore perché poi sempre là perdiamo di friabilità, no? Ok, now we're gonna start to go to the Gli altri di questo richiede della puntata. margherita extra cotto. Come sempre, sempre puntuale. Dobrze, ale to mi dałeś braki, że nie mam wątpliwości, że nie mamy rejestracji, tylko na przykład nie fajne. Guardate la nostra pizza, cioè è una fantastica, cioè, solo a guardare, guarda qua. Hai sta croccantezza con un alveolo all'interno che fa paura, la mozzarella e il fior di latte che ci viene dall'Italia, cioè dico la ricerca è importante Giacomino. Ah, figa! Ma che sei Parma? G6. 3. Buon appetito! Spettacolo!
Meno male. Va bene lo stesso. La Coppa Malù la ricordi? La Coppa Malù? Sì. È la nostra Coppa Malù.